Roccapietra, un borgo antico, incastonato tra le colline del Molise, dove il tempo sembra essersi fermato ai secoli scorsi. Qui, lo scorso Natale, le luci non illuminavano solo la speranza. Dietro le finestre addobbate di una delle famiglie più stimate del paese, qualcuno stava preparando il peggiore degli incubi. Beatrice, una madre amata da tutti, e Chloe, un raggio di sole di soli 15 anni, sono state strappate alla vita da un nemico invisibile, silenzioso e spietato. Com'è possibile che in una casa dove regnava l'amore sia entrato un odio così sordo? Un odio capace di attendere il momento del brindisi, il calore della tavola imbandita per colpire a morte. Mentre il vento oggi soffia gelido tra le macine del vecchio mulino di famiglia, quel mulino che era l'orgoglio del borgo e che ora giace muto sotto sequestro, una domanda toglie il sonno a un'intera comunità. Perché Valerio, il papà, è ancora qui? Com'è possibile che quel cibo letale abbia scelto solo le sue donne? Valerio è l'unico sopravvissuto a quel banchetto di morte. Gli inquirenti si muovono nel buio, tra i silenzi di un uomo apparentemente distrutto e le contraddizioni di una famiglia che, vista da fuori, sembrava perfetta, ma nelle stanze della procura si sussurra una verità più cupa. La regina non arriva per caso su una tavola di Natale. Non è un errore, non è una fatalità. La regina è stata scelta. È stata cercata nel deep web o estratta con pazienza chirurgica. È stata servita con una precisione che fa gelare il sangue. Chi ha preparato quel caffè? Chi ha servito quel piatto? Ed è qui che la cronaca si tinge dei colori torbidi del gossip e del sospetto. E se dietro questo duplice omicidio ci fosse la mano di chi conosceva ogni segreto di quella cucina? Immaginate una mano invisibile, una mano che sa esattamente quale tisana Beatrice beveva prima di dormire, quale dolce la piccola Chloe non avrebbe mai rifiutato. Si parla di una vendetta feroce, covata nell'ombra per anni. Il borgo mormora. C'era forse un'altra donna nella vita di Valerio? Un'amante delusa, stanca di restare nell'ombra, che ha deciso di sradicare la famiglia ufficiale per prendersi tutto? O forse una parente stretta, divorata dall'invidia per quella felicità così ostentata? È possibile che chi oggi offre conforto, chi oggi piange al funerale e offre un tetto al sopravvissuto, sia la stessa persona che ha confezionato il pacco della morte? A Roccapietra, il confine tra l'abbraccio e il tradimento è diventato sottilissimo. E poi c'è lei, Martina, la figlia maggiore. Lei che a quel pranzo di Natale non c'era. Una studentessa lontana, salvata forse da un destino benevolo o forse da qualcosa di più concreto. Si sussurra di un litigio violento avvenuto poche settimane prima, un allontanamento che l'ha protetta da quel nido diventato trappola. Cosa sa Martina? Cosa ha visto negli occhi di suo padre o di chi frequentava quella casa? Mentre i risse analizzano ogni granello di polvere, ogni cialda di caffè e persino i regali ancora scartati sotto l'albero, Martina resta in silenzio. Un silenzio che scotta. Gli inquirenti stanno setacciando i cellulari, cercando tracce di una transazione, un messaggio, una ricerca su Google che possa collegare una mano specifica a quel veleno letale. Il Molise trattiene il respiro, perché la verità potrebbe essere più vicina di quanto osiamo immaginare, nascosta proprio tra chi, oggi, versa lacrime di coccodrillo. È stato il piano folle di un uomo che voleva ricominciare da zero o la vendetta di una donna che non aveva più nulla da perdere? E voi? Cosa ne pensate?
Può un tradimento giustificare un orrore simile o c'è qualcosa di ancora più profondo nascosto tra le macine di quel mulino? Scrivetelo nei commenti. Io sono la vostra voce nell'ombra e questo è Caffè Nero. Se questa storia vi ha scosso, iscrivetevi e attivate la campanella perché ogni segreto prima o poi viene a galla.